Ciao a tutti, benvenuti sul canale Voce Strumento Interiore. Il video di questa settimana parlerà delle tecniche microfoniche. Durante le lezioni faccio fare spesso uso del microfono, magari non sempre nelle didattiche dove è meglio sentire la propria voce in acustico nella stanza e sfruttare magari le risonanze. Nella mia aula, per esempio, c'è un soffitto curvo e quindi è meglio lavorare in acustico per avere un feedback del ritorno degli armonici delle frequenze nella voce. Ma appena è possibile, quindi soprattutto quando si canta una canzone, è bene utilizzare il microfono e non solo, è bene usarlo anche perché si inserisca in tutto un contesto di posture, soprattutto della parte superiore del corpo. Diverso è lavorare con l'asta, perché l'asta in un certo senso vi vincola, quindi non potete muovervi liberamente, o perlomeno quando si lavora con l'asta, poi magari faremo un video dedicato apposta al lavoro con l'asta, bisogna chiaramente rimanere, io lo consiglio sempre, quindi se si tratta di microfono sull'asta, noi dobbiamo metterci a 4 dita esatte dalla capsula del microfono e cercare quanto più di liberare leggermente il bacino e quindi di spostarsi e di sculettare per le donne un pochino a destra, un po' a sinistra per la prima regola che è quella dell'indipendenza. Però fondamentalmente vi consiglio di tenere un pochino più ferma la parte del torace e della testa e di liberare maggiormente quindi i ginocchia morbidi della parte inferiore. Però è anche vero che l'asta ci vincola, per cui una delle cose più utilizzate dai cantanti, soprattutto quando si tratta di palco e gestione del palco, sono i radiomicrofoni. Si sceglie il microfono in base alla frequenza della propria voce. Quando si va a comprare un microfono, quindi il negozio ce ne fa provare a impianto collegato diversi tipi. E ognuno di noi ha più che diritto a scegliere la marca di microfoni che preferisce. Nel mio caso, da sempre, io ho un amore per gli Shure. Ho due tipi di microfoni io. Ho questo qua che è il top, che praticamente è il Beta 87A in versione radio senza filo, e poi ho un Beta 58A che invece è a cavo. Esistono diversi tipi di microfoni un po' più duri, cosiddetti duri, parlavamo degli Shure, quindi ad esempio io ho cominciato cantando con un SM58 che è un microfono duro, cioè bisogna lavorare di fiato parecchio per avere il risultato e la vibrazione della membrana. Poi ci sono microfoni un po' più facili da utilizzare che sono quelli dinamici o cardioidi. Ovviamente consiglio a tutti, quando poi si cominciano a far serate, insomma si comincia veramente a fare di più come cantanti, di comprare un microfono senza filo, cioè un radiomicrofono. Costano decisamente di più, c'è una centralina, ma non c'è un cavo che vi vincola, quindi non dovete stare continuamente attenti a dove mettete i piedi quando cantate sul palco. Ma cosa accade quando cantando si impugna un microfono? Chiaramente abbiamo parlato di quanto importanti sono le spalle nei cantanti, quindi le spalle nei cantanti devono essere basse ma sciolte, fuori dall'articolazione e abbastanza libere. Il microfono, tenendolo, ovviamente in gran parte influenza la posizione della spalla, può, se tenuto scorrettamente, irrigidire i muscoli pettorali, quindi una delle prime cose, delle più semplici che io consiglio ad esempio è non tenere il microfono così. Ok, impostare la posizione del microfono in questo modo, mi giro di faccia, ha numerosi svantaggi. Innanzitutto perché la spalla è ruotata in avanti ma è bloccata. Secondo, sento tirare il pettorale. E in ultimo, ho l'articolazione del polso rigida, mi fa anche male la mano. È vero che adorano i fonici quando un cantante tiene il microfono esattamente davanti alla bocca, ma resta il fatto che c'è il problema delle P, delle esplosive. E quindi io consiglio a tutti, per una serie di motivi, di tenere il microfono in questo modo. Non davanti alla bocca, non tiriamo troppo avanti e blocchiamo, non gomito troppo alto, ma scendiamo giù, facciamo una rotazione e magari teniamo il microfono così, proprio veramente a mo' di gelato. Infatti in televisione lo chiamano gelato, c'è un motivo per cui lo chiamano gelato, e che la maniera migliore per tenerlo è quella che permette anche la rotazione del polso, così il polso non è rigido. Quindi consiglio innanzitutto di liberare la spalla, e se vedete libero la spalla ma il microfono non si sposta moltissimo dalla bocca. Andiamo a vedere perché questa posizione è la migliore. Vedete che sto tenendo il microfono col pollice, fate la stessa cosa, così, ok? Il triangolo dove le punte delle dita partono dal naso e i gomiti sono leggermente distanti dal corpo, ok? A quel punto impugnate il microfono correttamente e mantenete questo. Mentre cantate la voce a sfioro, qualunque movimento del corpo indietro, rotazione del torace, non gomito a contatto, a questo punto avremo
un'ottima raccolta del suono, perché la capsula deve raccogliere il suono. Quando si tratta di fare, come avevamo detto, delle tecniche microfoniche, io sto andando in acuto, che cosa mi accade se io sto impugnando in questo modo, cioè correttamente il microfono? Ok, cosa ho ottenuto con questa azione? Vorrei rallentarvela. Sguardo sempre fisso davanti a noi, facendo questo io ho azionato le muscolature dorsali, costali, esterne, ho abbassato la spalla prima togliendola dall'articolazione, ho cominciato le mie compressioni e ho anche allontanato il microfono, quindi questo acuto sarà perfettamente compensato. Se io resto qua, do ovviamente più massa sull'acuto nella capsula e avrò un picco acustico all'esterno. Mentre invece se io faccio e unisco la tecnica microfonica alle posture, alle inserzioni muscolari del registro acuto, ho anche un bilanciamento. Ok. E per di più, facendo così, abbassando la spalla e comprimendo, slancio maggiormente l'Alexander, per cui mentre la spalla va giù, estendo anche la testa verso l'alto, aumentando e compensando anche l'Alexander. Quindi per oggi abbiamo visto queste piccole drop, queste piccole gocce sull'impugnatura del microfono, ovviamente senza filo, quindi wireless, e su come compensare i picchi in registro acuto. Mi raccomando, secondo il video fatto precedentemente noi pensiamo moltissime cose, ma alla fine il senso che lavora di più nel cantante è l'udito. Quindi quando voi siete con la band o cantate su base, poco ha importanza. In realtà dovete sempre avere la sensazione che la vostra voce sia così perfetta che all'ascoltatore sembri un disco. Quindi è chiaro che un disco è mixato e masterizzato. Quando siamo dal vivo, questo discorso di mixare e masterizzare, cioè di regolare i volumi della voce sulla base musicale, lo dovete fare voi e lo dovete fare mentre siete dal vivo. Quindi l'utilizzo del microfono, ad esempio con le cose dette oggi, permettono di allontanare leggermente l'emissione, la zona di emissione, la maschera dalla capsula, per cui andate praticamente a comprimere questo registro acuto, e per chi ha uno studio di registrazione sa di cosa sto parlando, a comprimere il registro acuto, perché nel momento in cui azioniamo le muscolature chiaramente il volume aumenta, e facendo questo gesto riusciamo automaticamente, allontanando la capsula, a equalizzare il nostro volume, cioè ci stiamo comprimendo e stiamo comprimendo la nostra voce all'interno della base. Il risultato per il pubblico è sicuramente un risultato migliore. Il miglior complimento che possiate ricevere, ricordatevelo, per chi vi sta ascoltando, è che vi vengano a dire a fine concerto: sembrava di ascoltare un disco. Vi ringrazio di essere stati con me ancora oggi. Iscrivetevi, se vi piace lasciate un mi piace e se volete condividete. Grazie a tutti, alla prossima settimana.